Benvenuti sul mio canale. Allora, il tutorial di oggi è una maglia corta con le maniche a 3/4. La lavorazione è semplicissima e a pannello. Andiamo a lavorare il punto, che sono poche righe da memorizzare. Presa la circonferenza seno, da lì possiamo prendere la misura. Questa è una taglia ML. Allora, facilissimo, che poi andiamo a realizzare le maniche e possiamo realizzarle sia lunghe o anche a 3/4, ma se volete anche a mezza manica. Allora andiamo a vedere subito il tutorial e poi l'occorrente. Questa è la maglia che andiamo a realizzare, la maglia top, ecco, perché è abbastanza corta sotto al seno. Poi possiamo decidere la nostra lunghezza in base a come preferite. Io vi do l'idea, ma voi potete modificare in base ai vostri gusti. Le maniche sono a 3/4, sono abbastanza strette, non molto larghe. C'è una scollatura a barchetta. La lavorazione, come abbiamo visto, è una lavorazione a pannello. Allora, il punto da eseguire, adesso vi dirò anche il numero di catenelle per ogni pannello. Allora, il punto da eseguire è un punto che ha un multiplo di 24 più 1, per cui vedete ogni modulo ha 24 maglie. Io ne ho realizzati 4, ovviamente più 1, e per le maniche ho realizzato 3 moduli. Io ho preferito non mettere agio, cioè la mia circonferenza è 100 e l'ho lasciata proprio 100, precisa. Infatti sono 50 centimetri, e devo dire che mi ha anche agevolato il fatto che 4 moduli mi dà proprio 50 centimetri. In questo caso poi è abbastanza elastico, ho realizzato 2 pannelli, all'incirca mi sono alzati 47 centimetri. Avendo un seno molto abbondante, ovviamente davanti prendo tanti centimetri, questo è normale, qui si accorcia di molto, per me 47, può essere che per un'altra taglia sicuramente occorre, che ne so, 40 centimetri, ecco. Allora, per le maniche decidete voi quanto volete la circonferenza delle maniche siano più larghe o più strette. Questo io ho fatto 3 moduli e per me era perfetto. 2 era troppo stretto, per cui 3 era perfetto. L'uncinetto che ho utilizzato è il 3,5. Allora, io per il pannello avanti e il pannello dietro ho realizzato 97 catenelle di avvio, qui ovviamente sono 96 più una. Invece per le maniche 73, no, 72 più una, 73 catenelle per le maniche. Questo ovviamente fate un vostro campione, un modulino, e vedete insomma quanto dovete moltiplicare, però all'incirca questa è la misura: 50 centimetri con uncinetto 3,5. Io lavoro molto morbida, vi dà sui 50 centimetri 4 moduli. Voi insomma dovete un attimino vedere. Poi se potete anche decidere di realizzare la maglia che sia più larga, più ampia, invece di aderente come me. Io ho deciso aderente perché avendo un seno abbondante sta meglio, perché se fosse troppo larga e corta mi si alza davanti, diciamo la parte davanti del seno, e poi insomma diciamo mi rende un pochino più evidente, ecco. Allora voi potete decidere la vostra misura. Questa è una taglia M/L. Allora andiamo a vedere subito l'occorrente e poi al tutorial. Il filato scelto per questo progetto è il Fiocco Color grigio verde. Allora è un cotone al 100%, sono 50 grammi, lunghezza 125 metri, consigliano i ferri dal 3, 3,5 e l'uncinetto dal 2, 2,5. Uncinetto 3,5. Andate a avviare le catenelle necessarie. Vi ricordo ancora, è un multiplo di 24 più 1. Quando avete avviato le vostre catenelle, io già vi ho lasciato all'inizio tutte le catenelle di avvio, sia per il pannello davanti, quello dietro e per le maniche. Allora adesso andiamo a lavorare 5 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5. Adesso contiamo 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Entriamo nella nona catenella e vado a realizzare una maglia alta. E abbiamo iniziato. Adesso 2 catenelle, entro nella terza, 1, 2, 3.
nella terza catenella. Due catenelle, sempre maglia alta, 1 2 3, terza catenella e maglia alta, ancora 2 catenelle, maglia alta, 1 2 3, vado a lavorare un'altra maglia. Questo è l'inizio del pannello. Andiamo ora a lavorare, visto che abbiamo lavorato adesso la prima maglia alta, 3 maglie alte, 1 2 3, abbiamo realizzato 4 maglie alte. Ora 2 catenelle, entro sempre nella terza catenella, maglia alta. Ora vado a lavorare. All'inizio abbiamo lavorato 4 quadrati, 1 2 3 e 4. Ora ne dobbiamo realizzare 7, sempre con la stessa sequenza. Entro nella terza catenella, maglia alta, 2 catenelle, terza catenella, maglia alta, proseguo fino a aver lavorato 7 quadratini. Realizzati i 7 quadratini, vado a realizzare 3 maglie alte, per cui adesso la sequenza sarà di 7 quadratini e 4 maglie alte. Quando arriviamo al termine dobbiamo trovarci con 4 quadratini. Adesso io proseguo e vi faccio vedere la chiusura della riga. Adesso, come vedete, dopo le 4 maglie alte abbiamo le ultime catenelle, abbiamo 1 2 3 e vado a realizzare l'ultimo quadratino. Sotto sono 1 2, entro nella terza e vado a concludere. Adesso mi alzo di 1 2 3 4 e 5, 3 so che corrispondono a una maglia alta e 2 le catenelle di separazione. Volto il lavoro. Adesso vado a lavorare 3 quadratini di inizio. Qui il primo, 2 catenelle, lavoro il secondo, 2 catenelle e lavoro il terzo. Adesso vado a lavorare 2 maglie alte dentro al quadratino, primo, secondo e il terzo lo vado a realizzare sulla maglia alta, 2 catenelle, realizzo un quadratino proprio sopra, saltando la prima, la seconda, entro nella terza, di nuovo le maglie alte, la prima, la seconda e la terza. Adesso che abbiamo fatto l'inizio andiamo a ripetere lo stesso punto di 5 quadratini e poi un gruppo di maglie alte, quadratino e il gruppo di maglie alte, per cui 5 quadratini, abbiamo 1 e 2, sempre 2 maglie, 2 catenelle e maglia alta sopra la maglia alta, 2 catenelle, si lavora la maglia alta sulla maglia alta fino ad arrivare a 5 quadratini.
Ora andiamo a ripetere quello che abbiamo fatto in questa sequenza, per cui andiamo a lavorare 2 maglie alte sulle catenelle e una maglia alta sulla maglia alta. Due catenelle, vado a lavorare sopra la maglia alta, di nuovo andiamo a realizzare le maglie alte, qui 2 maglie alte, adesso è capitato insomma il filo bianco si vede un pochino meno, e poi sopra andiamo a lavorare la maglia alta. Questa è la sequenza, vedete, metto la mano in maniera che si vede meglio. Questa è la sequenza, per cui adesso andiamo a ripetere 5 quadratini e la sequenza di gruppo di maglie alte, quadratino e maglie alte. Ripetiamo fino ad arrivare al termine. Adesso che siamo al termine, abbiamo realizzato il gruppo delle maglie alte, vado a chiudere, che ci restano 3 quadratini, per cui vado a chiudere i 3 quadratini, il primo sempre 2 catenelle, e vado a chiudere entrando, questa è la prima e la seconda, nella terza catenella. E ho chiuso. Ora ancora 1, 2, 3, 4 e 5, vi ricordo che 3 corrispondono a maglia alta e le 2 catenelle alle catenelle di separazione. Allora adesso andiamo a lavorare la terza riga. La terza riga andiamo a chiudere sul punto alto successivo, 2 catenelle ancora e vado a chiudere, qui in questo caso saranno 2 quadratini, andiamo sempre a scalare, vado a realizzare le 2 maglie alte, la prima, la seconda e la maglia alta sulla maglia alta. Adesso iniziamo il punto. In questo caso abbiamo il gruppo di maglie alte, le 2 catenelle e il gruppo di maglie alte. Andiamo a realizzare 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5. Ora una tripla maglia alta, prendo una volta, la seconda e la terza volta il filo sull'uncinetto, entro dentro al quadratino, prendo il filo, passo su 2 asoline, ancora su 2 e vado a chiudere. E 1, 2, 3, 4, 5 catenelle. Adesso qui in questo punto vado a realizzare il gruppo delle maglie alte, che in totale sono sempre 4. Entro sull'ultimo punto, qui maglia alta, entro nelle 2 catenelle passando sotto, questa è la terza, vado a realizzare la quarta e abbiamo fatto l'inizio della riga. Ora la sequenza sarà di 3 quadratini e la stessa sequenza, andiamo a vedere, per cui 2 catenelle, la sequenza sarà sempre la stessa, 2 catenelle, maglia alta sulla maglia alta e 2 catenelle sulla maglia alta. Vado un pochino più veloce perché poi insomma la sequenza è sempre la stessa. Adesso facciamo il gruppo di maglie alte, ecco qui, prima facciamo la seconda maglia sulle catenelle passando sempre sotto e la maglia alta sulla maglia alta. Ora ripetiamo di nuovo la sequenza della tripla maglia alta. Cosa facciamo? Le 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 3 volte il filo sull'uncinetto
entro dentro il quadratino, passo su 2 asoline, sulle 2 e vado a chiudere 5 catenelle e vado non nella prima ma nell'ultima maglia alta e ripeto la sequenza fino al termine della riga. Andiamo a vedere come si chiude. Per chiudere, come vedete, abbiamo solo 2 quadratini. Vado a chiudere nella terza catenella, maglia alta, ancora 5 catenelle, volto il lavoro. Adesso sarà un quadratino, come vedete vado a scalare. Due catenelle. Ora dobbiamo realizzare le maglie alte, per cui le 2 maglie alte passando da sotto le catenelle e maglia alta. Ora dobbiamo proseguire il punto. Vado a realizzare 6 catenelle. Vi ricordo che prima si inizia con 5 catenelle, poi ne avremo 6, ne avremo 7 e poi 6, per cui si va a scalare. Questa è la sequenza: 1 2 3 4 5 e 6. Ovviamente mi riferisco nelle righe successive da lavorare. Lavorate le 6 catenelle, come vedete qui siamo in crescita. Entro adesso nell'ultima catenella maglia bassa, per cui nella quinta catenella, punto successivo che è la tripla maglia alta, facciamo una maglia bassa, e il punto successivo che sarebbe sempre la prima catenella, contando da qui, però ecco qui abbiamo una maglia bassa, 6 catenelle. In questo caso vado sull'ultima maglia alta e vado a realizzare la prima, la seconda, la terza e la quarta. Faccio vedere la sequenza, eccola qui. Ora abbiamo i quadratini. Quanti ne abbiamo da realizzare? Soltanto 2. 2 catenelle e maglia alta, 2 catenelle e maglia alta. Ora facciamo sempre la stessa sequenza che vi faccio vedere di nuovo con le maglie alte. Andiamo sempre a realizzare il nostro gruppo di 4 maglie alte, così si presenta il punto. Andiamo a realizzare la stessa sequenza con 6 catenelle, entro nella quinta catenella, maglia bassa, nella tripla maglia alta, maglia bassa, e nella prima catenella maglia bassa e 6 4 5 6, entro nell'ultima maglia alta e proseguo. Questa è la sequenza, facendo sempre il gruppo di 4 maglie, è la sequenza. Andiamo a vedere il termine della riga. Realizzate le 3 maglie basse, andiamo a realizzare sempre 6 catenelle, 3 4 5 6. Adesso qui ci troviamo al centro, è quello che dobbiamo andare a ripetere la sequenza in base alla vostra di quante volte avete deciso di moltiplicare, insomma, il multiplo di 24. Allora questo è, diciamo, la parte centrale, sono 3 quadratini, per cui vado adesso sull'ultima maglia alta e vado a lavorare la sequenza delle 4 maglie alte,
e ora ci restano i quadratini che andiamo a lavorare. 2, abbiamo un solo quadratino, come vedete la sequenza, quindi abbiamo 3 sotto, un solo quadratino, e vado a chiudere con le maglie alte. Abbiamo fatto la prima, la seconda e questa qui è la quarta, e ripetiamo tutto da capo, per cui quando andiamo a fare questa sequenza con le 6 catenelle, le 3 centrali, sappiamo che qui al centro ne abbiamo una, andiamo a ripetere la sequenza e qui al centro poi abbiamo un solo quadratino. Proseguo fino al termine, vi faccio vedere la chiusura della riga. Adesso che siamo al termine della riga, che abbiamo lavorato le nostre maglie, vado a chiudere sempre con un quadratino come abbiamo fatto all'inizio. Entro nella terza catenella e vado a chiudere. Adesso che giro il lavoro, come vedete qui resta un solo quadratino, lo dobbiamo chiudere, per cui vado a realizzare 3 catenelle e volto il lavoro, che corrisponde alla una maglia alta. Vado a fare la sequenza delle 4 maglie alte, per cui questa è la terza e questa è l'ultima, e la quarta. Ecco qui. Ora dobbiamo realizzare 7 catenelle, 6 e 7 catenelle. Vado a lavorare sempre l'ultima catenella con una maglia bassa, lavoro le restanti 3 maglie basse e lavoro la prima catenella. In totale sono 5 maglie basse, di nuovo 7, 1 2 3 4 5 6 7 catenelle. Adesso ancora cresce, diciamo, cresce ancora, per cui dobbiamo andare sull'ultima e andiamo proprio a realizzare nessun quadratino, ma andiamo a realizzare solo un gruppo di maglie alte. Ora vi faccio vedere bene il punto e entro nell'ultima. Ecco qui, vedete, qui sotto c'è un piccolo triangolo e abbiamo chiuso. Vado a ripetere di nuovo la sequenza delle 7 catenelle e di nuovo nell'ultima catenella, così via. Vado a ripetere il punto fino al termine della riga e andiamo a vedere la chiusura. Adesso, come vedete, questa è l'ultima sequenza delle 7 catenelle, entro nell'ultima maglia alta. Dobbiamo andare a chiudere, per cui vado a realizzare 2 maglie alte, entro nella terza catenella, ancora maglia alta, e abbiamo concluso. Allora, nella riga successiva adesso, come vedete, qui è in crescita, dobbiamo andare a chiudere. Cosa facciamo? 1 2 3 4 5 e volto il lavoro. Iniziamo a realizzare di nuovo un quadratino, che è questo. Ora andiamo a realizzare 3 maglie alte proprio dove sono le catenelle, entriamo proprio sotto, in questo modo, non sulle catenelle, entriamo sotto e ne realizzo 3. Ora 6, 1 2 3 4 5 6 catenelle.
Vado qui a renderlo più piccolino, per cui abbiamo fatto una sequenza di 5 maglie basse. Io vado a lavorare solo le 3 centrali. Quella prima la salto, entro nella seconda e lavoro la prima maglia bassa, la seconda maglia bassa e la terza maglia bassa. Vado a lavorare quelle centrali, eccole qui. Di nuovo 6 catenelle, 1 2 3 4 5 e 6 catenelle. Qui ci troviamo ora, come vedete, nel gruppo di 4. Vado a lavorare sotto perché dobbiamo stringere, per cui visivamente la lavorazione, ma non è che stringiamo il lavoro. Vado a lavorare 3 maglie alte e l'ultima lavoro sulla maglia alta. Ecco qui. 2 catenelle, entro nell'ultima maglia alta e ho lavorato, ecco, capitato proprio il filo bianco. Adesso vado a lavorare di nuovo la sequenza che entro sotto alle catenelle, lavoro le 3 maglie alte, la sequenza è sempre di 4 e vado a lavorare di nuovo, 4, ovviamente le 6 catenelle e le 3 maglie basse centrali. Ripeto lo stesso punto e la stessa sequenza. La chiusura della riga è un quadratino, per cui andiamo a realizzare 2 catenelle e vado a chiudere nella terza catenella. Ecco qui. Andiamo adesso alla riga successiva, per cui sempre 5 catenelle di avvio, dove abbiamo realizzato un quadratino, ora ne occorrono 2, dobbiamo fare, diciamo, al contrario. Qui siamo andati a chiusura, qui dobbiamo riaprire, insomma, il lavoro. Allora vado a lavorare una maglia alta, prendendo meglio il punto possibilmente, ecco qui. Allora maglia alta, poi 2 catenelle e maglia alta sull'ultima maglia alta, sempre il nostro quadratino. Vado a lavorare adesso, la prima l'abbiamo fatta, vado a lavorare sempre sotto alle catenelle 3 maglie alte. Ora 1 2 3 4 catenelle, vado a lavorare la tripla maglia alta, 3 volte il filo sull'uncinetto, entro al centro nella seconda maglia bassa e la vado a lavorare su 2 su 2 su 2, passo il filo e vado a chiudere, e ancora 1 2 3 e 4. Vado sempre sulle catenelle, passo sotto con l'uncinetto e vado a lavorare la sequenza di 3 maglie alte e vado a chiudere sulla prima maglia alta. Faccio vedere il punto, ecco qui. Questo poi tira un pochino, ecco. Allora adesso dobbiamo fare 2 catenelle, quindi non lavoriamo le maglie alte sulla maglia alta, ancora 2 catenelle, dobbiamo fare 3 quadratini, 2 catenelle e ripeto di nuovo la sequenza. Vedete, sono 3 quadratini, vado a lavorare sotto ovviamente alle catenelle 3 maglie alte e ripeto tutta la sequenza delle 4 catenelle, tripla maglia alta, 4 catenelle e proseguo. Questo è il punto. Andiamo a chiudere sempre con 2 quadratini. Andiamo a vedere ora
quello successivo di riga, sempre 5 catenelle e volto il lavoro. Vado a lavorare adesso di nuovo 1, sempre 2 catenelle, il secondo, 2 catenelle e il terzo quadratino. In questo caso abbiamo realizzato la prima maglia alta, vado a realizzare la seconda sotto le catenelle e realizzo le mie 3 maglie alte. In totale sono sempre 4. 2 catenelle e sempre nelle catenelle vado a lavorare 3 maglie alte e la maglia alta sulla maglia alta, sposto in maniera che, ecco qui. Adesso di nuovo con le catenelle di separazione vado a lavorare tutti i miei quadratini. Adesso vi conto. Qui abbiamo l'ultimo. Realizzo le 4 maglie alte così vi faccio vedere meglio la sequenza dei punti. Ecco qui. Andiamo a lavorare di nuovo 1, 2, 3, 4, 5 quadratini, vedete? Ecco qui. Vado e proseguo fino al termine della riga, vi faccio vedere sempre la chiusura, che comunque si chiude sempre con 3, vedete? 1, 2 e 3. Allora, ecco qui, ho terminato. Come vedete vado a chiudere con 3 quadratini, si riprende tutto dalla prima riga, tutto. Qui andiamo a lavorare 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 e poi le 4 maglie alte chiuse, poi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 quadratini e poi andiamo a fare, vedete, corrisponde alle maglie 4 maglie alte, per cui dobbiamo chiudere. E poi la sequenza sono sempre la stessa, facciamo sempre riferimento alla prima riga, facilissimo, e si ripete tutta la sequenza. Allora andiamo a vedere il pannello. Allora questo è il pannello, è la manica. Io ho ripetuto 3 volte il modulo, l'ho ripetuto 3 volte per 1, 2, 3 volte, tutto per 3. Allora questa è la manichina, ma voi potete farla lunga quanto preferite, ma anche più larga, questo sempre in base alle vostre misure. Per cui ora andiamo a vedere le misure. Questa è della manica, andiamo a vedere quella del pannello. Come vi avevo già detto prima, ho ripetuto 4 volte il disegno per 1, 2, 3, 4 e l'ho lasciato poi a metà in questo modo. Per cui voi potete poi decidere in base alla lunghezza, se volete che la maglia arriva fino a sotto al seno, questo poi dipende poi dal seno. Ecco, per me ho dovuto allungare di molto perché essendo un seno molto generoso ovviamente ho bisogno di più, insomma, di più lunghezza, ecco, per coprirlo. Questo poi dipende, insomma, dipende dalla nostra fisicità. Allora adesso vi do le misure del pannello. Le misure del pannello sono 50, eccolo qui, 50 preciso preciso. Ho fatto proprio ovviamente preciso della mia circonferenza in maniera che mi abbraccia in una maniera, mi fasci bene, perché se dovessi lasciare troppa lentezza mi si solleva da sotto. Allora questo poi dipende, come vi ho detto già all'inizio, dalla circonferenza seno. Se volete che si alza un pochino potete mettere un pochino di agio, ma anche il 10 dal 5, il 10, ma poi se vi piace proprio larga anche il 20%. Questo dipende da come la volete realizzare. Nel mio caso, avendo una circonferenza generosa, preferisco che sia più, diciamo, che mi fasci di più, ecco, perché l'ho fatta proprio precisa. E l'altezza, per riuscire poi ad andare a coprire, diciamo, il seno, sono sui 45 centimetri, cui per me ovviamente essendo un seno abbondante mi va a prendere più
più centimetri sotto. Questo voi dovete fare una prova, io ovviamente in base sempre alla mia fisicità. Allora andiamo a vedere la manica. Per la manica sono sui 37 centimetri e l'altezza di 30 centimetri. Questo poi dipende da quanto ne volete fare più lunga. Se volete una manica lunga dovete prendere ovviamente un gomitolo in più sicuro, perché io ne utilizzo soltanto 6, i gomitoli sono sui 300 grammi. Nel caso volete una manica più lunga, allora dovete prendere più filato. Allora adesso iniziamo le cuciture. Adesso iniziamo con le cuciture. Io già ho fatto una parte, mettiamo dritto su il dritto e anche le maniche, per cui è facile, andiamo a fare una cucitura semplice. E quando andiamo a cucire le spalle decidiamo la larghezza dello scollo, possiamo farlo piccolo ma anche grande, allora abbastanza ampio. La cucitura è come la andiamo a realizzare sempre a zig zag, ecco, e ogni tanto andiamo a fermare anche il punto in questo modo, ripassare un pochino dove vediamo che i punti sono leggermente più larghi. Quando poi dobbiamo fissare il punto che vediamo che abbiamo terminato la cucitura, passiamo più volte e torniamo indietro in maniera poi di fissare, ecco qui, di fissare il filo e poi lo andiamo a tagliare. Ci facciamo qui un piccolo nodo e poi tagliamo il filo, ok, un nodino ma solo per bloccaggio e basta, poi andiamo a tagliare, non si deve vedere assolutamente il nodo. Allora adesso giriamo la maglia e la mettiamo al dritto, andiamo a cucire la parte interna e poi le maniche. Possiamo realizzare un piccolo bordo, allora avanza un pochino di filato e possiamo andare a rifinire a maglia bassa. Adesso giriamo il lavoro e andiamo a vedere se è il caso di lavorare ancora di più. Io mi sono fermata con le maniche a 3/4 proprio perché se il filato con 300 grammi non si riesce a lavorare tutta la manica, ma a me piace a 3/4. Poi se la vogliamo morbida, che ci piace morbido il punto e non vogliamo una rifinitura rigida, allora non rifiniamo, che resta morbido. Così anche la parte sotto, visto che io lo devo indossare e ovviamente avendo un seno generoso, questo va proprio a finire un pochino la parte più bassa, qui arriverà il seno, diciamo a questa parte qui arriverà sotto al seno, e non la voglio rigida perché ho paura che mi si solleva, è per questo che non vado a rifinire. Insomma, rifinire è molto meglio perché rende la nostra maglia più, insomma, è fatta meglio, ecco, questa è la parola giusta, più rifinita, ci sono più particolari, ma ho un problema che andando a rifinire devo lavorare sempre morbido perché poi alla fine rischiamo che almeno a me mi si solleva un pochino sotto. Allora andiamo a voltare adesso la maglia, andiamo a vedere tutti i particolari. Ecco qui, allora la nostra maglia top è terminata, corta, la possiamo poi realizzare in qualsiasi misura che noi vogliamo, man mano la possiamo appoggiare il pannello su di noi e vedere se ci piace un pochino più lunga, la possiamo sempre realizzare. Allora queste sono le maniche, io alla fine ho deciso di non rifinire perché non lo voglio rigido, ho paura di renderlo troppo rigido e non voglio, e così anche alla base. Voi potete sempre poi rifinire come preferite. Per quanto riguarda la scollatura, ovviamente è molto ampia, perché lo preferisco quando ho una scollatura a barchetta, è preferibile fare abbastanza ampia in maniera che non dia fastidio poi, insomma, sulla base del collo. Come avete visto è super semplice da realizzare, basta prendere la circonferenza e il gioco è fatto. Abbiamo i due pannelli, le misure e poi possiamo aggiungere le maniche che siano a 3/4 o anche lunghe, va benissimo. Si può indossare anche sopra un vestito a tubino, ci sta benissimo, anche sopra un pantalone, a una gonna. Veramente questo è, diciamo, una maglia che fa gioco perché mettendo poi un toppino sotto aderente sopra abbiamo questo, diciamo, questa maglia corta che fa molto elegante. Allora possiamo utilizzare diversi tipi di filato, io ho scelto
braccetto e fiocco collo. Allora, spero che questo tutorial vi sia piaciuto, vi lascio qui un altro tutorial da andare a vedere. Baci!